Ciao ragazzi, sono Elissa e benvenuti o bentornati a Accent Coaching with Elissa, il canale dove vi insegno a parlare l'inglese in modo più chiaro, più pulito e più da madrelingua. E oggi abbiamo una persona molto speciale con noi oggi che si chiama Ciao, grazie mille, sono contenta di essere qui. benvenuta di nuovo, non benvenuta, bentornata sul mio canale perché sei stata qui più di una volta, abbiamo fatto dei vlog insieme, dei video insieme. Per le persone che non conoscono Sonia, che non so come sia possibile, però se non conoscete Sonia, chi sei? Cosa fai? Mi chiamo Sonia, sono un'insegnante di inglese, però io sono italiana, quindi al contrario di Elissa sono una di quelle che ci si è dovuta mettere perché all'inizio la mia pronuncia non era naturalmente buonissima, perché i miei genitori sono italiani, nonni italiani, non ho nessun parente anglofono. Ho vissuto all'estero, sì, ma principalmente in Giappone e in Spagna, dove non è che hanno questo livello di inglese così alto, quindi mi sono dovuta mettere a studiare dalle superiori all'università, alla magistrale, poi iniziando a insegnare, sono arrivata a un livello di inglese che ovviamente non voglio dire madrelingua, però dove mi sento comoda e posso parlare di quello che voglio senza sudori freddi e senza ansie. E questa è la cosa più importante, sentirsi abbastanza liberi. Abbiamo anche fatto un video sul canale di Sonia dove lei mi ha intervistato, mi ha fatto un po' di domande, quindi se volete andare a vedere quel video potete andare sul canale di Sonia e vedere il video. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, ovvero perché è così difficile imparare l'inglese per gli italiani. Non so da dove iniziare. Non solo Allora, questo, specificamente una buona pronuncia, anche in generale, ma specificamente una buona pronuncia. allora, innanzitutto ce ne sono tantissime di ragioni, però secondo me quella più importante è la vergogna, secondo me. Il fatto Sì. che poi dopo parliamo anche delle cose un po' più tecniche, specifiche, le vocali, le cose, però secondo me l'ostacolo numero uno è il fatto che ci vergogniamo. Quando noi cerchiamo di fare la pronuncia più inglese, l'italiano pensa. Stop, americano. No, vabbè, cioè il compagnetto di classe mi prende in giro, ma chi me penso? L'americano? E quindi diciamo no, dai su, la pronuncia però la pronuncio bene, ma all'italiana, perché Cioè, almeno non mi imbarazzo, diciamo. certo, perché poi a me capitava, cioè io ero la ragazzina che invece ti faceva la pronuncia americana e a volte c'era quello che sghignazzava, che faceva, ma chi si crede di essere? Guarda che è nata a Roma. Policlinico Umberto I e se sta a fa quella di Detroit. Secondo me in parte è quello. E quando non è il giudizio esterno, è il giudizio interno, perché ovviamente quando tu provi a fare una cosa, a dire una cosa, un suono che non hai mai fatto prima, per la Sì, prima volta, non ti viene. Quindi certo. ovviamente tu pensi, no, sono una pippa, ti autogiudichi, magari ti riascolti e dici, non lo farò mai più, è meglio che non ci provo. Ma è la prima volta, cioè un bambino, anche un bambino madrelingua, quando lo fa la prima volta non lo fa bene. Certo. Adesso mio figlio mica dice water, dice quindi anche per i bambini. Io avevo proprio questo studente tanto tempo fa che era un professore universitario e lui faceva ricerca e il suo inglese era anche buono, ma aveva questo accento così forte che lui dice ogni volta che dovevo alle riunioni, alle, come si dice, tipo conventions, queste cose qui, esporre la mia ricerca, mi sentivo giudicato perché la prima cosa che sentiva chi ascoltava era ta 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 ta, tipo Super Mario, capito? Sì. In realtà è Sì. vero, cioè la prima cosa che uno sente se c'è una pronuncia molto molto forte è quello e non è tanto il contenuto di quello che stai dicendo. Secondo me è un po' un Sì, e peccato. infatti parliamo di questo, parliamo del motivo per cui è importante migliorare la pronuncia, perché non è solo una questione di devo impressionare la gente, voglio sembrare figa, no, non c'entra niente, il fatto è che siamo esseri umani, gli esseri umani quando ti vedono, quando ti sentono parlare, qual è la prima cosa che pensano? Se senti una persona che parla così, poi non voglio essere cattiva, ok? Però quando senti qualcuno che parla in questo modo, alla fine senti solo quello. Fai fatica a capire magari quello che dice, perché senti solo l'accento. Sì. Ok? E non è per essere cattivi, non è per far sentire in colpa le persone che sono all'inizio, che stanno cercando di imparare, che stanno cercando di migliorare, non c'entra niente, non è una cosa facile, ok? Per niente. È giusto per dire che if you wanted to talk like this, it doesn't make sense. E quello è il punto. Se parli in questo modo. L'obiettivo dovrebbe essere facilitare la comunicazione. Se c'è un accento troppo marcato, poi ovviamente dipende anche dal tuo obiettivo. Cioè, io Sì, penso, se sì. vuoi diventare un insegnante di inglese,
devi avere un accento molto molto buono. Se invece Certo. utilizzi l'inglese in vacanza, puoi anche ambire a un po' di meno, però l'obiettivo dovrebbe essere: cerco di rendere la comunicazione il più facile possibile. E poi spesso sento gli italiani che dicono: ma io non mi voglio snaturare, io voglio essere italiano e voglio che si senta che sono italiano. Fidati, fidati, che a meno che non te metti lì con un accent coach tanto tempo, si sente subito che sei italiano. Quindi noi non stiamo puntando alla perfezione, No, non no, è la perfezione. esatto, è quello, non devi essere per forza perfetto. Poi magari una persona come me dice sono appassionata dalla lingua, adoro la pronuncia, voglio sembrare più madrelingua possibile perché a me piace. Con questo non sto dicendo che le persone che non hanno una pronuncia buona fanno schifo o che devono dall'altra parte essere perfetti. Io dico che l'obiettivo quando impari una lingua dovrebbe essere capire e essere capiti, ma essere capiti davvero, non fare con i gesti, non mi faccio capire, ma essere capiti per davvero, perché non è la stessa cosa. Se te ti fai capire con i gesti, la gente ti guarda con loading, loading, loading. Dipende anche dal tuo obiettivo, appunto. Per esempio, io l'altro giorno ho visto un film, non mi ricordo come si chiamava, era tipo un film dove c'era una ragazza che aveva tutte sorelle che erano uguali a lei e doveva uscire un giorno una, un giorno un'altra. Se l'hai visto, mi capisci. Lo vedevo in inglese e sentivo che lei aveva una pronuncia un po' particolare. Era molto, molto, molto buona, però non era madrelingua. Sono andata a vedere, lei effettivamente non era madrelingua inglese. Adesso, se lei avesse avuto una pronuncia troppo marcata, io non credo che avrebbe preso quel ruolo d'attrice protagonista, perché con una pronuncia troppo marcata diventi un po' una caricatura. Se invece c'hai un piccolo accento che comunque non si è tolto, quindi perfetta non era, però non dava troppo fastidio, non era Sì, una sì. caricatura, è diventata attrice protagonista di quel film che era in inglese. Questo non vuol dire che non ci sono attori che hanno un accento forte, però non è la cosa ideale e questa è una cosa molto importante che voglio dire. Perché quando impariamo una lingua, ho notato sta cosa con gli italiani, perché in realtà i madrelingua inglesi quando cercano di imparare un'altra lingua non vedo questo punto di vista. Perché vogliamo imparare solo la grammatica e solo il vocabolario? Se vogliamo semplificare una lingua, vogliamo dividere una lingua in tre parti, vogliamo dire che c'è la grammatica, c'è il vocabolario, c'è la pronuncia. Perché solo la pronuncia? La pronuncia è la cosa che non importa. È perché in italiano la pronuncia è facile. Cioè, se vogliamo vedere la pronuncia degli italiani, dell'italiano, non è così difficile rispetto all'inglese. Quindi noi siamo abituati a dire, vabbè, la pronuncia è secondaria perché leggi come è scritto, abbiamo 7 vocali, 7 suoni vocalici, vabbè. Però non è la stessa cosa in inglese. E quindi questa è una cosa che, non lo so, trovo un po' strano perché non capisco perché deve essere l'unica cosa non importante, quando alla fine se hai la grammatica perfetta, hai un vocabolario proprio ampio, ma nessuno ti capisce che senso ha, specialmente se devi usare l'inglese per il lavoro, se sei un attore, se sei un cantante, è difficile, non lo so, devi fare interviste, devi stare davanti alla telecamera in qualche modo, la gente sente solo quello alla fine. Come ho detto, non è per essere cattivi, per essere onesti, che questa è la verità. È parte della comunicazione, se io non mi faccio capire, non mi faccio capire. Poi è vero, dici, ci sono quegli attori che ce l'hanno fatta anche così, tipo, che ne so, come si chiama, Sofia Vergara. Però comunque lei ha sempre questa immagine un po' una caricatura, diciamo. Cioè, alcuni ruoli, secondo me, per lei sono off limits per il modo in cui parla. Ti limita quando non dico, come dire, quando non provi. E questo che sto dicendo non sono le persone che stanno cercando di migliorare, sono più che altro le persone che dicono che non c'è bisogno di imparare la pronuncia, che non capisco. Poi la gente può fare quello che vuole, io non sono qui per forzare nessuno. Io posso dire perché imparare il lessico, tanto posso dire quel coso lì, quella cosa lì, quel coso lì, quel coso lì. quel coso là. Infatti, ma Perché qual imparare è il il lessico? modo Fa parte della di lingua. fare prima? Se una persona non ti capisce, non ha capito una parola, te continui a parlare, quella persona sta pensando ancora a quelle cose che hai detto e dal contesto non riesce a capire. Nel frattempo sei andato avanti, hai detto 3 frasi e quella persona è ancora lì. Quindi quella persona non ti ascolta per davvero, non perché non sta cercando di ascoltarti, ma perché può essere anche molto difficile, anche perché l'italiano è una lingua, non so come si dice questo l'italiano, è una lingua syllable time e in inglese è una lingua stress time. Questo vuol dire che
le distanze tra le sillabe accentate in inglese sono più o meno uguali, e in italiano ogni sillaba ha quasi la stessa durata, quindi è proprio il contrario, ed è per questo che abbiamo the schwa, abbiamo queste riduzioni e queste cose qui, perché vogliamo proprio marcare quelle sillabe più importanti per noi. Per esempio, se io dico what are you gonna do tomorrow? Il do, praticamente, che è una parolina di due lettere, prende il tempo di what are you gonna do? What are you gonna do? Stesso tempo. Esatto, per quello che sembra magari così veloce, perché certe sillabe sono molto veloci, le diciamo con molta fretta, e non è una questione di essere pigri, non è una questione di non pronunciare bene, è una questione che è un'altra lingua che funziona in modo diverso. Non possiamo approcciare l'inglese dallo stesso punto di vista dell'italiano, perché funziona in modo totalmente diverso, e non vuol dire che è una lingua stupida. Poi io scherzo ogni tanto nei miei reel, dico, l'inglese è una lingua pigra, per aiutare No, per rendere l'idea. a capire. Esatto, però non è che giudico l'inglese. È frustrante, quindi più che altro per far vedere che capiamo, siamo consapevoli del fatto che è difficile, e non ho mai detto che era facile, perché non è facile imparare un'altra lingua molto bene. No, ci sono tante cose che noi non concepiamo, cioè il sistema vocalico dell'inglese. Sì. Per noi è una cosa tipo, ma che mi stai dicendo tutte ste vocali quando noi davvero ce ne abbiamo poche? Sì, anche le riduzioni, i gruppi di consonanti che si pronunciano in una maniera strana. Asked diventa asked, per esempio. Ci sono tante cose che proprio in italiano non abbiamo. Tanti italiani dicono che essere italiano è la mia cultura, e io sono fiera di essere italiano, giustamente, e quindi non voglio imparare la pronuncia inglese o americano, quello che è, perché vuol dire che non sono me stesso, ok? Io sento spesso questa cosa, che è una cosa molto interessante, perché solo la pronuncia ma non la grammatica, le parole, nel senso, vuoi parlare l'italiano ma con parole inglesi? Cosa intendi? Sì, lo capisco, e me lo dicono tantissimo anche a me. Io sono italiana, non voglio snaturarmi. Uno, per snaturarti completamente, non avere più neanche un minimo accenno di italiano, ci vuole tanto lavoro. Sì, non è sì, non è impossibile, ma ci facile. vuole tanto. Due, è come un americano che dice bella la cultura italiana, mi piace la lingua italiana, voglio parlare l'italiano, però sono americano e quindi Parlo voglio così. parlare italiano così. Ma perché? Cioè, usi le parole in italiano, usi la grammatica italiana, ti sei fatto un sedere così per imparare l'italiano, perché solo nella pronuncia si deve riflettere la tua nazionalità? Che vuol dire? Quello sei tu, il modo in cui ragioni, in cui dici le cose. Perché la mia identità è uguale a come la lingua si muove nella mia bocca. Capisci? Come muove le labbra. Anch'io sarei fiera di essere italiana se fossi italiana. Non la sono purtroppo, ma vabbè. È una cosa che proprio non c'entra niente, che la gente sa che sei italiano. Se vuoi imparare una lingua, impari una lingua per comunicare, ma se comunichi con un accento totalmente diverso, poi la gente non ti capisce perché il sistema della lingua è talmente diverso che poi fai fatica a capire. Ripeto, non è un attacco, non è per dire se pronunci così fai schifo, è per dire alle persone che non vedono il senso, non vedono il motivo di migliorare la pronuncia, alla fine se facciamo una conversazione in inglese io e te, o se facciamo una conversazione in italiano, non è che la gente sta lì a concentrarsi così tanto sulla pronuncia, perché sentono il messaggio, è questo il fanno punto. fatica a capire. Almeno per come io ho imparato la pronuncia, non so se per te è stato uguale, per calarmi davvero nel personaggio, imparare la pronuncia inglese, mi sono appunto dovuta calare in un personaggio. All'inizio è un po' tipo un gioco di ruoli, capito? Sì, Tipo, sì, è un ok, po' dai, come recitare all'inizio. un po' come recitare. Facciamo finta di essere americana, perché altrimenti non trovi il coraggio di buttarti a fare suoni diversi. Sì, sì. Quindi mi creo un personaggio e dico questa è Sonia americana, questo almeno all'inizio, e questo avere un personaggio mi faceva sciogliere, tipo ok dai ci provo a fare questo suono strano. Quindi per questo magari la gente dice perdo la mia identità, ma in realtà se poi ci ragioni su mezzo secondo in più capisci che non è così. Io non sono meno canadese perché ho imparato l'italiano, e tu non sei meno italiana perché hai imparato bene l'inglese, sei sempre italiana. Magari se hai voluto prendere qualcosa della cultura americana, magari l'hai preso, magari hai aggiunto qualcosa. Anche io ho preso tante cose dalla cultura italiana, non vuol dire che sono meno canadese. Ho aggiunto qualcosa anche perché l'ho voluto fare, perché mi piace
piace la cultura italiana. Non c'entra necessariamente con la lingua, però è una cosa che ho voluto fare, ma non vuol dire che non sono canadese, vuol dire solo che sono canadese, ma ho anche qualcosa di italiano, perché l'ho voluto avere, non perché parli una lingua automaticamente non sei più la persona che sei, che poi la persona che sei è un insieme di tante cose. Essere italiano è una cosa importante, ma è una cosa. Per me è anche una cosa interessante il fatto che possiamo scoprire un'altra parte, un lato della nostra personalità, che magari viene fuori che sei sempre te. Se te parli con tua madre, parli con un bambino, parli con il tuo professore, parli con il tuo capo, viene fuori un lato diverso della tua personalità, e questa è una cosa normale, perché tu sei proprio uguale in ogni contesto. Non è proprio il massimo, perché parli al tuo capo nello stesso modo che parli a un bimbo di 2 anni, non penso. Quindi è la stessa cosa, quando parli un'altra lingua viene fuori un lato un po' diverso dalla tua personalità. È una cosa naturale anche, perché non penso devo essere diversa perché sto parlando l'italiano, devo essere così perché parlo in inglese. È una cosa che succede naturalmente, non all'inizio, perché come hai detto tu, all'inizio devi sperimentare, devi cercare di usare la lingua, la bocca, le labbra in modo diverso, e quindi cercare di entrare in un personaggio, diciamo, una cosa che aiuta. Non è che poi quando parlerai e sarai più a tuo agio ti sentirai sempre che stai facendo finta. Io non mi sento che sto facendo finta, ma poi ti sentirai più libero. Questa è la cosa bella, non è solo duro lavoro, non è solo ma quanto è difficile, è anche bello. Ma Sonia, poi diventa automatico. quanto è bello riuscire a parlare l'inglese così bene, con una pronuncia buona. Ti senti libera. È bello perché ti senti libera, e non solo nella comunicazione, ma anche all'accesso delle varie informazioni, perché se tu hai una pronuncia buona, probabilmente anche il tuo listening è molto buono, perché Sì. le due cose vanno un po' insieme. Sì, Sì. infatti. Quindi a me piace da morire aprire Instagram, YouTube, qualsiasi cosa, e guardare qualsiasi tipo di contenuto in inglese e avere accesso a quelle informazioni. Bello! Bello! Comunque non vuol dire che perdi la tua cultura, perché puoi parlare di nuovo l'italiano e sei sempre te. Perdo la mia cultura, sono di Roma. La mia cultura al massimo la arricchisco, ma come l'ho arricchita con il giapponese, come l'ho arricchita stando in Spagna, Sì. Che bello! Abbiamo risposto alla domanda, secondo te, perché è così difficile avere una buona pronuncia in inglese? In parte perché ovviamente i suoni sono diversi, il sistema proprio della lingua è diverso, perché è stress timed, non syllable timed. Il modo proprio in cui usiamo la lingua, le labbra, la voce è tutto diverso, quindi questa è una parte più fisica. Poi c'è la parte mentale, che io sono italiano, non voglio perdere la mia cultura, voglio far sentire che sono italiano. Per esempio, nel mio programma di accent coaching, il minimo è 3 mesi, ma 3 mesi non basta per sembrare il madrelingua, manco 6 mesi, dipende dal punto di partenza, ma è un processo lungo per sembrare Io madrelingua, per troppe lezioni ho togliere... fatto con il mio accent coach. Troppe! Comunque ti senti che anche quando, che ne so, devi andare a fare un discorso, un qualcosa, che la tua pronuncia è a posto, non sarà il problema della comunicazione. Il problema magari può essere che ti dimentichi una parola, ma non che la pronuncia sarà il problema per cui quelli magari mi giudicano o non mi stanno ascoltando bene. Che pace mentale! Non c'è solo la pronuncia, nel senso i suoni individuali, c'è l'intonazione, c'è il ritmo. Cosa cambia? Se metto lo stress su questa parola invece di quella, cambia il significato. Se uso l'intonazione in questo modo è diverso. Con l'intonazione ti comunico se c'è una virgola, se c'è un punto, dove sono nella frase, ho finito la frase, sto facendo una lista. Se non c'è una parte fondamentale della lingua, non riusciamo a comunicare bene, e questo è il punto. Se qualcuno ha ascoltato tutta questa intervista, ti assicuro che alla fine dirà: ok, mi devo mettere a fare la pronuncia. Abbiamo fatto 100.000 video, abbiamo tanti video sulla pronuncia, sull'inglese generale, quindi potete scorrere sulla mia pagina di Instagram e anche la pagina di Sonia, che ci sono tantissimi contenuti sull'inglese in generale, vi aiuteranno tantissimo. Per oggi è tutto, grazie mille Elisa di avermi avuto sul tuo canale. Grazie a te, che bello, lo faremo sicuramente un'altra volta in futuro. Ciao!